Buongiorno, mi chiamo Gianluca Gamba, mi occupo della direzione tecnica dell'impianto di Calvisano della DIMA. La DIMA è una società che come core business ha il recupero dei rifiuti, tratta rifiuti per produrre dei prodotti che possono essere immessi sul mercato, prevalentemente settore edilizia, quindi prodotti legati e non legati per il settore edilizia. I rifiuti che ritiriamo, parlo per quanto riguarda l'impianto di Calvisano, visto che me ne occupo come direzione tecnica, devono avere delle caratteristiche per essere poi certificabili secondo le norme tecniche UNI o UNI-EN, quindi 13242, 12620, 13043, nel nostro caso specifico e 13139 per le malte. Il mio ruolo all'interno dell'azienda prevalentemente si occupa della conformità dei rifiuti ritirati per l'applicazione e del rispetto di quelle che sono le regole che dobbiamo seguire dettate da un'autorizzazione integrata ambientale che nel caso di DIMA viene rilasciata dalla provincia di Brescia. La DIMA è una società partecipata da grossi gruppi industriali, Feralpi, RMB, Marzocchi SRL e altre piccole partecipazioni minoritarie, dove abbiamo trovato il giusto equilibrio tra chi produce il rifiuto, tra chi lo gestisce e chi poi utilizza i prodotti derivanti dal trattamento degli stessi. Negli ultimi decenni si è lavorato molto a livello mondiale, ma in particolare a livello europeo, sul riutilizzo di tutti quelli che erano degli scarti derivanti da varie produzioni o da materiale di costruzione e demolizione. Il vantaggio di riuscire ad entrare in un'economia circolare reale, cioè costruita sul fatto di ridurre quelli che sono gli scarti di produzione, gli sprechi di produzione e ottimizzare il riimpiego di questi scarti definiti rifiuti per poterli riimpiegare poi nel mondo in un mercato reale e nel nostro caso ovviamente legato al settore edilizia. I vantaggi di utilizzare questi tipi di prodotti sono svariati. Il primo ovviamente etico-ambientale, quindi un rispetto di quello che è l'impatto ambientale delle attività che vengono svolte, e l'edilizia per definizione ha sempre avuto un impatto molto forte dal punto di vista ambientale e in questo caso ovviamente si riduce. Si riducono quindi anche le condizioni di consumo di CO2, altro tema particolarmente attenzionato in questo periodo, e hanno delle prestazioni anche dal punto di vista tecnico-meccaniche in qualche caso superiori anche agli utilizzi tradizionali di un mercato naturale. Il fatto di avere delle certificazioni consente di avere un'uniformità di dati su cui poter lavorare, quindi io so che compro un prodotto che ha queste caratteristiche e le caratteristiche definite sono uguali per tutti perché sono richiamate in un'unica norma che può essere o UNI, quindi italiana, o UNI-EN, quindi riconosciuta e armonizzata anche da una norma europea. In ultimo, in Italia, quindi con il decreto CAM, cioè criteri ambientali minimi, il vantaggio di utilizzare questa tipologia di prodotti consente anche di attuare, uno, una conformità legislativa e due, di poter a volte anche utilizzare i fondi del PNRR che spingono molto su un'economia circolare reale. La sfida più grande che abbiamo affrontato in DIMA è stata quella di riuscire a sdoganare alcune applicazioni di questi prodotti in un mercato, soprattutto bresciano, quindi dove c'era una concorrenza forte di un mercato naturale, quindi un mercato consolidato, e di riuscire ad abbattere quella difficoltà di impiego, ma più culturale che non tecnica, di queste tipologie di materiali e di ampliare il mercato su tutto il territorio, diciamo nazionale, ma centro-nord, dove riusciamo a gestirlo anche con un'incidenza di trasporto congrua rispetto all'acquisto del prodotto, e qui la sfida più grande è stata proprio questa, trovare nuovi impieghi di questi prodotti. Settore del recupero dei rifiuti, diciamo in generale, ma nello specifico quelli che trattiamo noi, ci saranno molte innovazioni da un punto di vista sia a livello impiantistico, quindi con l'ottimizzazione degli impianti che non erano nati per questa specifica attività, quindi tutto quello che ruota intorno proprio all'operatività che viene fatta all'interno dell'azienda, e la grossa sfida è riuscire a trovare possibili nuovi impieghi di questi materiali all'interno dei mercati già esistenti.